Le avete viste le nuove Fender Ultra Lux? È una nuova serie uscita ad agosto, pochi giorni fa, della Fender e su YouTube già ci sono decine di video che incensano questa nuova Fender e questa nuova linea, scusate. È una linea che riprende chitarre degli anni 50, 60 e le rimette in discussione ammodernandole, trovando nuove cose. È una linea di chitarre che sulla carta promette di stravolgere un po' la filosofia Fender. Perché? Perché finalmente in Fender tasti in acciaio, finalmente in Fender il compound radius che va da, mi sembra, da 9,5 a 14, dopo guarderò meglio. Finalmente in Fender il capotasto Tusk o Tusk come si suol dire, le meccaniche autobloccanti. Uno pensa insomma cosa è successo a Fender e finalmente un prezzo. È una cagata pazzesca! Li mortacci tua! Ammazza che flesciata! Allora, restando fermi sul fatto che ognuno con i propri soldi fa quello che vuole, però voglio dire, 3.500 euro per delle chitarre che senz'altro sono favolose, suonano bene, hanno addirittura la vernice e la nitro, tutte queste cose in più, avranno i potenziometri migliori della terra, i pick up migliori della terra, ma 3.500 euro, e non è una custom shop, è una chitarra di produzione industriale e, e ci sarà sicuramente molta gente che le comprerà, ma io non mi rivolgo ai collezionisti, a coloro che vogliono appunto sfruttare questa cosa per rivenderla magari fra 5 anni a 1.000 euro in più di quello che l'hanno pagata senza tener conto dell'inflazione, ma vabbè, ecco, io mi rivolgo ai chitarristi, a chi suona, voglio dire, ci sono chitarre prodotte nell'est, in Indonesia, in Cina, in Giappone, in Corea, che offrono le stesse caratteristiche e anche di più a dei prezzi assolutamente, ma neanche a metà, a un quarto di quello che costa questa nuova serie della Fender, che sono sicuro sarà sbalorditiva, suoneranno benissimo. Non vedo però insomma tutto questo miglioramento in una Telecaster, la fai suonare cosa, cioè più di tanto cosa vuoi fare? E poi una Telecaster che costa 3.400 euro, sono due pezzi di legno nemmeno incollati, avvitati, mettici pure il legno più bello che hai, ma 3.500 euro, è una chitarra che un liutaio qualunque ti fa la tua chitarra con i legni che vuoi tu, di prima scelta, più della prima scelta, e i pick up, tutto di prima, straprima e più della prima scelta, e spendi quella cifra lì, ma ovviamente non hai Fender scritto sulla paletta, e questa è la chiave di tutto, perché un chitarrista deve prendersi una chitarra che costa 3.500 euro solo perché ha scritto Fender. Allora io voglio proporvi una cosa. Adesso prendo una chitarra che vedete lì dietro, anzi ne prendo due, però ne prendo prima quella che mi interessa. Ecco, questa chitarra è una Earth, è una chitarra che ho provato sul canale ed ha le caratteristiche ancora migliori di queste Fender da 3.500 euro. E sapete quanto costa questa? Questa costa meno di 500 euro, la si trovava in offerta fino a pochi giorni fa a 400 euro. E comunque costa 500, ha anche l'alter switch come le Ibanez AZ che oltre ai 5 suoni dello switch aggiunge altri 10 varianti, ai pick up in alnico 5, ma non sto qui a ovviamente tasti in acciaio, non sto qui ad annoiarvi con tutte le caratteristiche. Quello che voglio proporvi è, io vi metto i link di entrambe le chitarre, di queste Fender e di questa Earth,
ma Earth sono anni che metti i tasti in acciaio inossidabile, arrotondati fra l'altro alle estremità, i capotasti in osso, insomma tutte queste cose. Voglio vedere, fate voi, comparate voi la cosa, insomma, e ditemi se c'è questo divario enorme di prezzo, perché non è giustificabile con la qualità dei legni o la qualità dell'elettronica, a parte, vedete quella Telecaster rosa, è una Musi, ha i potenziometri CTS, i tasti in acciaio, cos'è che ha i pick up Alnico 5, manico roasted, anche questa al manico roasted, che lo vedete, che evidentemente in Fender e anche in Gibson i manici roasted sono antipatici, e chissà, ci sarà chi dirà ma sono roasted perché sono invecchiati artificialmente, vabbè. E comunque chi ama Fender e Gibson incondizionatamente, e ovviamente è una scelta, se uno, come dicevo, dei propri soldi fa quello che vuole, però se uno pensa a suonare e a suonare bene, può farlo benissimo risparmiando parecchio, perché io 3.500 euro ci metto 2 mesi a guadagnarli, non lo so voi, 2 mesi di lavoro è anche duro, devo dire, per cui io ho superato da molti anni la fase Fender, la fase Gibson, in cui anch'io da giovane ci tenevo ad avere una Fender e ci tenevo ad avere una Gibson e le ho avute, ma quando sono uscite queste chitarre vi assicuro che sono rimasto scioccato, nel senso che queste chitarre suonano e suonano anche meglio, hanno i manici satinati, hanno un sacco di cose che rendono il musicista contento della propria scelta e del proprio acquisto. Volete metterci dei pick up boutique Seymour Duncan o migliori ancora su questa chitarra? Metteteceli, non arrivate neanche a metà del prezzo di quella che sarà questa Fender Ultra. Ecco, io sembra che ce l'abbia veramente a mordi. Io con Fender non l'ho mai avuta perché non ho mai, vabbè, il discorso di custom shop e via dicendo è un discorso a parte e anche lì è un discorso che può piacere o non piacere, io non giustifico o non voglio, come dire, giudicare, scusate, no, giustificare chi prende una custom shop perché poi dopo se sei un musicista hai paura a suonarla su un palco, almeno io immagino. Ma comunque sono scelte, ma le Fender, diciamo anche quelle performanti, quelle americane, insomma non superavano raramente, insomma superano i 2000 euro, ecco, per cui è ancora un prezzo che, vabbè, giustificando il marchio si può spendere, mentre mi rifiuto di spendere 3.500-4.000 per una Gibson Les Paul custom o via dicendo, ecco, quella è un'assurdità. E sapete cosa vi dico? Ho guardato parecchi video che recensivano queste Fender Ultra, anche un video italiano abbastanza imbarazzante, devo dire. E questi poveri cristi che hanno ricevuto queste chitarre da 3.500 euro gratis, come cavolo fanno a parlarne male? Al di là del fatto che sicuramente sono chitarre che suonano bene, ma io questo non lo metto in dubbio, assolutamente, sono dei chitarroni galattici, ma o omettono di dire il prezzo o lo dicono proprio alla fine, quando uno ormai si è visto il video, oppure proprio non lo mettono, mettono il link e dicono andate a vedere. Ma in ogni caso uno youtuber che è entusiasta, che è felice del proprio strumento, lo vedi, ha un luccichio negli occhi, mentre quello che fa la recensione, diciamo, per fare il compitino, io ho visto solo gente di questo tipo a recensire queste Fender, mentre questa chitarra quando mi è arrivata e l'ho provata, altro che luccichio, sto andando troppo oltre, io volevo solo condividere con voi questa mia sensazione, insomma, sono rimasto veramente, perché anch'io come voi ho seguito questi video, sapevo che non sarebbe stata una Fender economica sicuramente, ma
quando ho visto 3500, 3400, 3003, dipende insomma dalle, dalle varie specifiche, se sono chitarre anni 50 o 60, ma ci sono rimasto veramente, ho detto ma no, non è possibile, ci prendono veramente per quella parte anatomica retrostante che abbiamo. Insomma dai ragazzi, vabbè, scusate lo sfogo. Vado avanti a recensire un po' di chitarre umane ma ottime, come quella lì che vedete dietro, o come questa che mi è arrivata da poco, e le vedrete molto presto sul canale. Scusate lo sfogo, ma quando ho visto questa cosa ho detto devo parlarne con i miei ragazzi o ragazze o amici o uomini o donne, insomma quello che volete, la mia community. Scusate, ci vediamo molto presto. Ciao, ciao a tutti.